Il termine installazione apparve negli anni 70 e si riferisce a opere di arte visiva tridimensionali, creati per gallerie e musei o per luoghi specifici, con lo scopo di cambiare la nostra percezione dello spazio. Le opere all'aperto sono spesso chiamate arte pubblica o land art, mentre le installazioni si trovano spesso in uno spazio al coperto e l'ambiente è spesso parte dell'opera, e questo le distingue dalle sculture. Un'installazione può essere mobile, permanente, temporanea. Alcune installazioni sono progettate per un determinato luogo espositivo e si chiamano site specific. Altre sono interattive e il pubblico interagisce con l'installazione, abolendo la distanza tra pubblico e opera. In certi casi il pubblico entra all'interno dell'opera, generando nuovi rapporti tra opera e spettatore, e alcune opere invitano a seguire un percorso composto da diversi stadi sensoriali. L'arte dell'installazione trasforma il nostro modo di sentire, di vedere, di pensare e a seconda delle loro disposizioni le installazioni utilizzano mezzi tradizionali come pittura, scultura, fotografia, ma più spesso media più recenti come video, suoni e illuminazioni. Come nell'opera di Kurt Schwitters, Meeresbau, una casa studio trasformata con gli stessi materiali usati nei suoi collage, che sviluppò rendendoli tridimensionali e integrando anche oggetti e facendone quindi una specie di installazione in miniatura, detta assemblage. Il Meeresbau si presentava come uno spazio interno astratto, in cui pareti, soffitto e l'intero ambiente erano invasi da svariati oggetti e costruzioni, e agli amici l'artista chiedeva di lasciare un elemento in ricordo della loro visita. L'opera divenne una rappresentazione labirintica della sua mente, una sorta di autobiografia di Schwitters, che intendeva riunire le varie forme di espressione artistica in una sola opera d'arte. Un altro precedente fondamentale fu il Ready-Made di Marcel Duchamp, e l'artista lasciò nei suoi scritti il progetto per quella che potrebbe essere considerata la prima installazione ambientale, costruita con materiali vari tra il 1946 e il 1966. Étant donné che si può guardare sbirciando attraverso i fori della porta di un fienile. Dietro la porta è presente una costruzione tridimensionale che rappresenta una donna nuda distesa sul letto di ramoscelli secchi. Il volto della donna non è visibile e la posa scomposta lascia disorientati, ma con la mano sinistra tiene sollevata una lampada a olio che emette luce e dietro di lei si apre un paesaggio forestale, montano, con in lontananza una cascata zampillante. Il fruitore si trova a vestire i panni di un curioso voyeur che posa gli occhi su una scena proibita, riservata, in un dialogo privato tra lo spettatore e la scenografia. Duchamp lavorò segretamente per 20 anni a quest'opera, nascondendo la sua esistenza anche agli amici più cari, lasciando le istruzioni per ricostruirla dopo la sua morte all'interno del Museo di Filadelfia dove si trova tuttora. Questa installazione riconferma l'idea del fare esperienza dell'arte al di là di qualsiasi schema preesistente, idea che caratterizza tutta l'opera di Duchamp, l'artista più innovativo e influente del XX secolo, considerato il padre dell'arte contemporanea.